Oggi su Vampire Guns la recensione di una pistola custom. In tantissimi avete visto la quick review e oggi andiamo a vedere com'è la pistola finita, che lavori abbiamo fatto e che pezzi abbiamo montato. Ecco a voi la PX4 Custom. Il nome Beretta non richiede presentazioni, ma la PX4 è uno dei modelli meno famosi e apprezzati. Forse per gli anni in cui è stata prodotta, forse per il sistema di funzionamento non usuale. Ultimamente sta trovando una cerchia di estimatori, un po' per il lavoro di alcuni gunsmith americani, un po' per la prossima adozione di alcuni reparti di polizia. La PX4 è una pistola interessante. Guardando in casa Beretta abbiamo dentro un po' di tutti i modelli precedenti. Lo scatto della 92 e il sistema rototraslante della Cougar, ma è stata anche la prima pistola che ha visto Beretta abbandonare l'alluminio in favore del polimero nelle pistole da servizio. La 9000 non è mai esistita. È una pistola con un design unico. Ha pagato soprattutto agli inizi la pessima fama dell'8000 con la quale condivide il sistema di funzionamento rototraslante. Però ha un buon angolo di impugnatura e lo scatto è un classico che quasi tutti conoscono, solo leggermente più adattato come sensazione, un po' per il fusto e il grilletto in polimero. È una pistola standard da servizio per usi di polizia o GPG, infatti usciva con classificazione comune. È una pistola tipica, l'angolo di impugnatura è buono e la sensazione in mano confortevole. L'unica pecca è la quasi totale assenza di grip del polimero, nonostante le zone originali fossero già zigrinate a causa del materiale. Su questa custom abbiamo corretto giusto due profili, la rotondità anteriore e l'inserimento della manoforte nel fusto, ed eseguito uno stippling per dare un po' più di uniformità di grip. In mano non è male e abbiamo un bilanciamento comune a quasi tutte le polimeriche, dove il grosso del peso è dato da canna e carrello e quindi con la pistola chiusa in mano la sensazione di avere sempre un po' più di peso nella porzione anteriore. Ma la particolarità della PX4 è il buon bilanciamento del carrello, che anche da aperto non trasferisce troppa massa alzando il naso della pistola. La presentazione delle mire è il pezzo forte di questa pistola, è praticamente una 11, drittissima. Quando esci trovi sempre il mirino nell'attacco di mira. Con il leggero aumento di grip e la correzione dei profili, la ripetibilità dell'impugnatura è migliorata ancora. Abbiamo un canna e carrello in acciaio, dove il carrello è quasi sicuramente ricavato per fusione e sul materiale non ho dati attendibili, e il fusto è in polimero. Mi ricordo che ai tempi si era parlato molto del quantitativo di fibra di vetro con il quale era stato caricato il materiale, privilegiando l'elasticità, e quindi forse è per questo che risulta scivoloso. Come tutte le pistole sopra il 9 corto, per contenere le energie ha bisogno di un sistema di chiusura, e sulla PX4 troviamo un sistema meno utilizzato rispetto al classico Browning modificato, che è il rototraslante. In questo sistema la canna e il carrello sono uniti per la prima fase di corsa di arretramento, ma rispetto al Browning, dove la canna per liberare il carrello scende, in questo caso la canna ruota grazie ad una camma, liberando il carrello. Il rototraslante ha un'efficienza di funzionamento leggermente inferiore rispetto al Browning, ma ha una reazione allo sparo unica, un po' più morbida e diretta. Il grilletto ha una buona forma, anche se è un po' largo, che consente di avere un contatto uniforme sia nello scatto in doppia che in quello in singola. A me i grilletti dritti nelle pistole in azione mista piacciono poco. Lo scatto nella pistola di serie non è bellissimo, uno svincolo un po' secco, vuotissimo dietro e con un reset veramente lungo dovuto alla sicura al percussore che si deve riconnettere. Per questo motivo su questa custom una grossa parte del lavoro è stato proprio lo scatto. Come prima cosa mettendo il grilletto aftermarket di Beretta in metallo, che toglie un po' quella sensazione di gommosità. Abbiamo realizzato una barra chiusa come quella della 92 Performance per mettere a punto il riaggancio e ottimizzato i piani di cane e controcane. Ricordo che i piani di scatto non si lucidano mai. I piani si fanno a pietra, si decidono gli angoli dell'ingaggio, ma le superfici devono sempre rimanere piane. Le mire di serie sono delle mire da servizio con i dot che rimangono luminosi anche al buio, ma in questa custom siamo andati a montare direttamente un'ottica sul carrello, un 407
Holosun a punto verde, con delle linee che si abbinano abbastanza bene a quelle della pistola. A corredo dell'ottica abbiamo due mire di backup totalmente nere che lavorano in co-witness parziale. Le sicure hanno la stessa configurazione della 98. Di serie abbiamo una leva sicura batticane sul carrello che, quando abbassata, disassa la coda del percussore e riporta il cane in posizione di riposo, e una sicura automatica al percussore comandata dal grilletto che impedisce l'avanzamento del percussore se il grilletto non è tirato. Su questa abbiamo montato delle tipo G di Beretta, quindi solo a batticane, che sono un po' più snelle e meno punitive nello scarrellamento della porzione posteriore. Avere una configurazione a solo a batticane è per gli utilizzi moderni un po' più indicata, perché nell'uso in condition 1 si considera già la doppiazione, grazie al suo peso e corsa maggiori rispetto alla singola, una sicurezza di funzionamento. Come sicurezza principale abbiamo la irrinunciabile mezza monta di sicurezza che intercetta il cane in caso di svincolo accidentale. L'hold open è ben fatto, facile da azionare anche per chi ha mani non troppo grandi. In questo caso la pistola è per un tiratore mancino e quindi lo abbiamo lasciato delle dimensioni originali. Fosse stata per me, avrei ridotto un filo lo spessore del dente perché tende a puntare sul polpastrello. Se no, c'è la versione stealth da porto, che è praticamente a filo col fusto. Sgancio caricatore è ben azionabile, reversibile per mancini, come in questo caso, e sono disponibili pulsanti di varie forme e spessori. Lo smontaggio da campagna è molto simile al Glock, con un traversino da abbassare dopo aver arretrato leggermente il carrello. Non è semplice come quello della 92, però vi assicuro che ci sono pistole molto più difficili da smontare. La canna è a rigatura tradizionale, con due tenoni destra e sinistra che si agganciano nel carrello, e il canale di svincolo nel quale lavora il tassello del blocchetto di chiusura che si occupa di farla ruotare per farle svincolare il carrello. Il carrello è particolare, va a stringersi verso la volata, con gli intagli di presa posteriori abbastanza grippanti, ma paga proprio per la sua forma poco grip nella porzione anteriore. Fondamentale quindi fare degli intagli estetico-funzionali supplementari che ci consentissero di usare tecniche di scarrellamento da davanti e un riposizionamento più veloce e sicuro della mano debole nello scarrellamento o nella risoluzione degli inceppamenti. Le quote di impugnatura del fusto erano già buone, ma mancava quasi totalmente di grip. Le porzioni zigrinate c'erano ed erano anche abbastanza ben posizionate, ma era proprio il materiale ad essere scivoloso, un po' come le Glock di terza generazione. Quindi abbiamo fatto una leggera correzione di profili sulla rotondità anteriore e sull'inserimento della manoforte e chiuso il tutto con uno stippling. Davanti non abbiamo aggiunto grip perché c'è già una bella conca per l'appoggio del pollice della mano debole e con il traversino di chiusura che ci fa da riferimento. La minigonna, oltre a facilitare l'inserimento del caricatore, crea anche quell'appoggio supplementare per il fondo della mano debole per chiudere l'impugnatura. Rimontiamo e andiamo a vedere com'è questa pistola dopo i lavori. Quando è uscita questa pistola, Beretta era veramente poco attiva nel settore delle armi corte e nella creazione di pezzi e accessori. Con l'aumento dell'interesse del tiro pratico della casa e il lavoro di alcuni gunsmith americani specializzati su Beretta, ha finalmente senso mettere mano anche su queste pistole, che una volta erano relegate a semplici attrezzi da servizio, andando a mettere a punto quello che, per motivi di costi, non è possibile fare in fabbrica, e personalizzarle per un uso più specialistico dell'arma. Di questa PX mi piace l'angolo di presentazione e la messa a punto dei tempi di scatto che siamo riusciti a darle. Ora la pistola è più comoda da impugnare e non richiede eccessiva forza per essere tenuta in linea. Le sicure sono meno appuntite di quelle di fabbrica, anche se secondo me le stealth sono ancora meglio, e si può scarrellare bene con tutte le tecniche, comprese quelle racing. Abbiamo un'ottica che ormai è diventata lo standard per un po' tutte le discipline, e delle mire di backup che però non sono troppo invasive. Lo scatto ora è appunto come tempi di wall, collasso e reset,
e anche il punto di svincolo della doppia è meglio posizionato e ci consente di anticipare la pressione sul grilletto nell'ultima fase di estensione delle braccia. Come colore abbiamo optato per un Cerakote grigio a base blu per carrello e minigonna, a contrasto con le parti nere di fusto e ottica. Da mettere ancora a posto la precorsa, e non mi piace il mirino. Lo abbiamo ricavato partendo da uno della APX Tactical, che però lascia un filo di spazio di troppo tra il top del carrello e la base del mirino. Io non ci dormo la notte per una cosa del genere. Dopo le prime prove vedremo se il mirino va bene o se ne serve uno un po' più alto, un po' più basso. Questo diciamo che è di test. Mentre invece per la precorsa basta mettere il cane a precorsa corta che ha fatto direttamente beretta. Sono contento di come è venuta la pistola, più che per l'esemplare in sé, per aver trovato uno standard di lavorazione per una pistola che può essere una buona scelta ad esempio per la Carry Optic DPA o per chi cerca qualcosa di diverso dalle classiche Striker. Poi il colore, lo stile, l'allestimento sono cose personali che uno sceglie in base ai propri gusti. Ho visto che molti di voi sono interessati a questa pistola, alcuni perché ce l'hanno, altri perché sono semplicemente appassionati del marchio. Vi piacerebbe farne una anche voi? Che cosa cambiereste di questa per renderla più vostra? Scrivetecelo qua sotto. Se vi piacciono i nostri contenuti mettete like e se volete vederne altri iscrivetevi al canale. Stiamo lavorando per portarvi un format di prove armi dove tirare fuori veramente le caratteristiche delle varie pistole e degli esercizi che anche voi possiate rifare per vedere il livello vostro e della vostra arma. Ne parleremo. Ci trovate anche su Instagram e Facebook dove mettiamo aggiornamenti quotidiani sui vari lavori e sulle custom che creiamo. Ciao a tutti, thanks for watching, un saluto, Guido!